Ok, rimetto il filtro nuovamente. E vediamo che risultato otteniamo adesso. Stiamo scattando sempre a 20 secondi e con 22 di diaframma, ma sono più dentro la scena. Spostandomi in questa maniera sono entrato più nella scena. Vedremo che questo è un qualcosa che ci permetteranno poi di fare i teleobiettivi quando li useremo. I teleobiettivi in genere ci portano, ecco, vediamo un po'. Il risultato è interessante. Forzo l'esposizione a 30 secondi. Avrò una fotografia più sovraesposta, ma penso che rimarrò sempre nel range delle possibilità che poi in post-produzione potrò correggere. Ecco, sì. Infatti sono sempre all'interno dell'esposizione corretta, quella che una volta si chiamava latitudine di posa della pellicola, oggi è la sensibilità del sensore. Scatto qualche altra foto a 30 secondi, più allunghiamo il tempo, più otteniamo un effetto nebbia sulle rocce. Vediamo il risultato di questa volta. Qui arriva un'onda piuttosto forte. Ho avvertito chiaramente lo spostamento del cavalletto. Sì, tutto sommato, allora, la scena che ho fotografato è una scena ben composta, perché c'è un primo piano che è abbastanza ben delineato, con queste rocce sulla destra, ma soprattutto con la linea delle rocce che vanno sulla sinistra, che praticamente mi creano una diagonale sul fotogramma, e voi sapete che le diagonali sono linee importanti per quanto riguarda la composizione. L'orizzonte, che mi sto accorgendo adesso, è leggermente storto, quindi rifarò questa foto proprio perché il cavalletto si è mosso a causa delle onde. L'orizzonte è ben posizionato anche oltre la linea dei terzi, e c'è anche un buon medio piano che è rappresentato da quegli scogli laggiù, che mi dà profondità, e tutto sommato l'effetto finale è abbastanza gradevole. Riposiziono la linea dell'orizzonte e riscatto qualche altra fotografia in queste condizioni. Devo naturalmente togliere nuovamente il filtro, e infatti la linea dell'orizzonte era parecchio storta. Forse potrei stringere un pochino la scena, ecco, in questo modo, tagliando le rocce che ci sono sull'estrema sinistra, e stringere un po' la scena. Questo mi porta ancora più dentro
più dentro la scena. Questo della lì è un sistema molto pratico. Aspettiamo sempre l'onda, eccola. Naturalmente quando allungo i tempi, quello che faccio è praticamente di impressionare un'onda sull'altra, più onde, quindi è questo che crea quell'effetto setoso molto gradevole. Però attenzione che anche le rocce devono essere visibili, perché il movimento, se non lo contrapponiamo a qualcosa di fisso, risulta fine a se stesso. Ecco, come in questo caso. In questo caso, per esempio, la foto non è molto significativa perché c'è troppa schiuma, cioè troppe parti in movimento e poche parti fisse, quindi riscatterò nuovamente questa foto. Questa dovrebbe sicuramente essere meglio rispetto alla precedente, perché queste rocce in primo piano sono rimaste più scoperte. Vediamo un po'. Stiamo scattando a 30 secondi. Infatti il risultato è molto più gradevole, è molto migliore. Sì. Sì, è una fotografia quasi surreale. Bene, abbiamo cambiato leggermente punto di inquadratura perché ho visto che in questa zona ci sono questi scogli che hanno un andamento quasi a doppia diagonale, a V. Voglio vedere se riesco a immergerli bene in questa scena. Proviamo. Naturalmente devo ricomporre l'immagine, per cui ritogliere nuovamente il filtro. Infatti era tutto spostato. Torno a 16 mm. E raddrizzo l'orizzonte. Potenzialmente credo che possa essere una buona fotografia. Sì, rimetto nuovamente il filtro. Sì. Vediamo che cosa succede. Tra l'altro c'è anche un ruscello che mi dà movimento, che viene dalle mie spalle e che dà movimento. Sono esattamente in mezzo a questo ruscello. C'è molta luce riflessa su questi scogli. Molto bene, anche se c'è una leggera vignettatura che eliminerò sull'angolo a sinistra e in alto a sinistra e in basso a destra. Vedo una leggera vignettatura che eliminerò stringendo un po' il campo. Dovrebbe essere sufficiente. Proviamo così. Ogni piccolo spostamento, anche di qualche metro, dà origine, ma non soltanto di qualche metro, anche in senso, anzi adesso lo faremo, in senso orizzontale e verticale del corpo di ripresa, dà origine a risultati completamente diversi, vedrete.
c'è un elemento di disturbo nella sinistra, quindi devo ricomporre. C'è uno scoglio che viene tagliato a metà. Bisogna essere molto selettivi in questi casi. È quello che dicevo prima: togliere vuol dire mettere, cioè togliere dall'inquadratura vuol dire dare, mettere nella fotografia. In questo caso mi sono accorto che c'è questo masso che sta qui sulla sinistra, che viene tagliato, ed è la composizione che avevo in mente di fare è leggermente decentrata sulla destra, per cui ricompongo nuovamente in maniera più corretta. Così, direi così. Direi che così va bene. C'è sempre un masso tagliato, ma in maniera meno evidente di prima. Inoltre la luce è calata, per cui vedete è scomparsa questo è il vantaggio della luce in diretta: sono scomparse in gran parte quelle lame di luminosità che c'erano sulle rocce, e senz'altro la fotografia verrà molto meglio rispetto a quella di prima. Proviamo nuovamente. Molti fotografi non gradiscono questo tipo di luce che c'è in questo momento, cioè una luce cosiddetta indiretta, perché la fonte di luce è praticamente scomparsa. Io ritengo che sia la migliore in assoluto, perché è vero che questo genere di luce toglie il contrasto. Vedete, la scena è molto meno contrastata rispetto a quando il sole era fuori, era evidente. Però è anche altrettanto vero che togliendomi il problema del contrasto mi leva appunto tutte quelle problematiche relative all'esposizione della fotografia, e posso concentrarmi invece sulla composizione della fotografia. Dovrò cercare di sfruttare questo lasso di tempo. C'è ancora una leggera vignettatura, ma vedete che la composizione è buona. C'è una leggera vignettatura che devo ancora eliminare, o forse era perché avevo storto. Non ho alternative, perché dovrei mettere un tempo più lungo, però posso fare un'altra cosa. Mi sposto in manuale. Ecco, si è spostato tutto, esattamente tutto si è spostato. Si è spostato tutto, quindi devo ricomporre nuovamente tutta la scena. Infatti è tutto decentrato nuovamente.